Ciao a tutti. L'invidia del narcisista verso l'amore degli altri è un fenomeno complesso e affascinante che rivela molto sui meccanismi psicologici alla base del narcisismo. Spesso associamo il narcisismo a tratti come l'egocentrismo, l'arroganza, il desiderio di potere e di controllo. Tuttavia, dietro queste manifestazioni esteriori si cela un bisogno profondo di ammirazione, di affetto e di approvazione. Questo bisogno però si trasforma spesso in un'invidia dolorosa e tormentosa, quando il narcisista osserva e confronta la propria vita con quella di persone capaci di dare e ricevere amore autentico. Ma perché avviene questo? E quali sono le implicazioni per chi è coinvolto nelle relazioni con individui narcisisti? Il vuoto emotivo del narcisista. A livello profondo il narcisista sperimenta un senso di vuoto emotivo e di fragilità. Tale vuoto è spesso mascherato da un'apparenza di autostima esagerata e da una facciata di sicurezza di sé. Tuttavia, è proprio questo vuoto che porta il narcisista a invidiare l'amore che gli altri riescono a provare e a ricevere, poiché questo tipo di amore rappresenta qualcosa che a lui risulta inaccessibile. L'amore autentico infatti implica una capacità di empatia, di vulnerabilità e di reciprocità che il narcisista non possiede o che ha dovuto reprimere per proteggersi da esperienze di rifiuto o di umiliazione vissute in passato. La minaccia dell'amore autentico. L'amore degli altri rappresenta una minaccia per il narcisista, non solo perché gli ricorda la propria incapacità di instaurare legami autentici, ma anche perché va contro la sua visione di sé come individuo perfetto e autosufficiente. Quando vede altri ricevere amore in modo spontaneo e genuino, il narcisista può sentirsi profondamente sminuito, come se la sua stessa esistenza venisse messa in discussione. Tale percezione genera un'invidia spesso difficile da riconoscere, ma che si manifesta attraverso comportamenti manipolativi, svalutanti e distruttivi nei confronti di chi gli sta accanto. La dicotomia tra bisogno e rifiuto dell'amore. Uno degli aspetti più paradossali del narcisismo è la dicotomia tra il desiderio di essere amati e l'incapacità di accettare l'amore in forma genuina. Il narcisista cerca disperatamente conferme e attenzioni, ma allo stesso tempo respinge l'amore autentico, perché esso richiederebbe di abbassare le difese, rinunciando al controllo e alla facciata di superiorità. Tutto ciò porta a un circolo vizioso in cui il narcisista cerca costantemente di ottenere l'ammirazione degli altri, ma non riesce mai a trovare appagamento perché ciò che desidera realmente, ovvero amore e accettazione, gli risulta inaccessibile. L'invidia silenziosa, comportamenti di svalutazione e di manipolazione. L'invidia del narcisista si manifesta spesso in comportamenti distruttivi e manipolativi. Invece di ammettere e di desiderare l'amore degli altri, il narcisista tenta di sminuire e svalutare chi riesce a creare legami significativi. Questo può avvenire attraverso critiche sottili, umiliazioni o veri e propri tentativi di sabotaggio delle relazioni. La persona amata e invidiata diventa un bersaglio, qualcuno da ridurre a una condizione di dipendenza o di insoddisfazione, affinché il narcisista possa sentirsi almeno temporaneamente in una posizione di superiorità. Tali comportamenti, però, non solo non colmano il vuoto emotivo del narcisista, ma lo alimentano. L'incapacità di costruire relazioni autentiche e soddisfacenti lo lascia in una continua insoddisfazione che tenta di colmare attraverso strategie di manipolazione e di controllo che, a lungo termine, erodono ulteriormente le sue relazioni sociali. La trappola dell'idealizzazione e svalutazione. Il narcisista spesso oscilla tra idealizzare e svalutare le persone che riescono a instaurare legami significativi. All'inizio può idealizzare una persona che percepisce come emotivamente sicura o capace di attrarre amore autentico, nella speranza inconscia di riuscire ad appropriarsi di queste qualità. Tuttavia, una volta che emerge l'impossibilità di colmare il proprio vuoto attraverso l'altro, il narcisista inizia a svalutare la stessa persona, arrivando anche a sminuire i legami di affetto che questa possiede. In questo modo il narcisista tenta di distruggere ciò che invidia, negando l'importanza dell'amore autentico e affermando implicitamente che questo tipo di amore non esiste o è insignificante.
L'impatto sulle relazioni interpersonali. Chi vive o lavora a stretto contatto con un narcisista sperimenta spesso frustrazione, confusione e senso di insoddisfazione. La persona invidiata dal narcisista può diventare il bersaglio di una dinamica tossica in cui il suo bisogno di affetto viene costantemente manipolato, sfruttato o svalutato. Inoltre, la tendenza del narcisista a isolare o a far sentire inadeguato chiunque possa essere una minaccia alla sua immagine ideale rende difficile per le persone attorno a lui mantenere autostima e senso di sicurezza. Questi rapporti tendono a degenerare in un clima di tensione emotiva e di instabilità, in cui il narcisista alterna momenti di ricerca di affetto a momenti di distanza, creando un'instabilità che può minare la salute mentale e affettiva di chi gli sta accanto. Un circolo senza fine. L'invidia del narcisista verso l'amore degli altri alimenta un ciclo perpetuo di insoddisfazione e di sofferenza. La sua incapacità di accettare se stesso e di amare gli altri in modo autentico lo porta a cercare costantemente conferme esterne, senza mai riuscire a raggiungere un reale senso di appagamento. Per quanto possa ricevere attenzione, ammirazione o persino affetto, il narcisista rimane intrappolato in un'eterna ricerca di qualcosa che non riesce a trovare, proprio perché non è disposto a fare i conti con la propria vulnerabilità. In sintesi, il percorso del narcisista è segnato da una continua lotta interiore tra il desiderio di amore e l'invidia per chi è in grado di viverlo appieno. Tale conflitto rende difficile, se non impossibile, per lui creare relazioni autentiche, portandolo a un'esistenza di solitudine e di insoddisfazione, mascherata da un'apparente sicurezza di sé. Tuttavia, la chiave per uscire da questo circolo vizioso risiede nell'accettazione di sé e nell'apertura alla propria vulnerabilità, un passo difficile per chi è abituato a vedere il mondo attraverso il prisma dell'ego e del controllo, ma essenziale per spezzare le catene dell'invidia e trovare un equilibrio emotivo autentico. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.